Mi chiamo Lorenzo Lac, sono un tatuatore e sono anche un climber. Nella grotta c'era anche questo ragazzo pieno di tatuaggi e si è presentato come Lorenzo Lac e poi ho scoperto che Lac non è il suo cognome. Ho provato le prime volte a scalare all'incirca all'età di 17 anni, ma ho iniziato a scalare e ad allenarmi seriamente ed assiduamente a 20 anni. L'arrampicata è stata per me colpo di fulmine, è stato un po' il veicolo per uscire dalla culla di Roma, che è la città dove sono nato. Il lavoro di tatuatore è stato importantissimo secondo me nella mia poi esperienza e stile di vita da scalatore. Mi ha dato modo di scalare molto e di gestirmi il tempo come preferivo. Mi ricordo che comunque ero appassionato di comprare guide dei vari posti dove avrei voluto andare e comunque che mi attiravano. In Italia penso ci siano posti bellissimi che meritano di essere visitati. Sperlonga, la Grotta dell'Arenauta era uno di questi posti. Sfogliando la guida rimasi colpito dalla Grotta dell'Arenauta, che è comunque una delle falesie più importanti del centro Italia e più frequentate anche dai turisti. Appena entri ti trovi davanti Sdanzas, che all'epoca non sapevo né come si chiamasse né tantomeno che grado avesse. Che è questo 7B+, che corre lungo un arco sulla sinistra della falesia, una via sicuramente che cattura l'attenzione di chiunque entra nella grotta. Volevo assolutamente scalare questo tiro a vista, ma l'arrampicata in grotta è molto fisica e devi essere sicuramente un po' preparato a quel tipo di scalata su quel tetto. Dopo pochi anni che arrampicavo mi ricordo che comprai questa rivista Pareti, in cui c'era l'articolo di Gianluca Daniele che aveva liberato questo 9A alla grotta e rimasi totalmente affascinato da questa, se vogliamo chiamarla, impresa. Ricordo esattamente quando venne Stefano Ghisolfi, tra l'altro in quella vacanza ci conoscemmo e diventammo amici e lui liberò questo tiro. Venne apposta per provare, con l'obiettivo di provare questo tiro e lo fece in non troppi giri. E quando sono tornato per provare l'Arenauta, Lorenzo stava progettando proprio grandi gesti, proprio la via che avevo fatto molti anni prima. Era comunque un tiro che dal mio punto di vista metteva timore. Andai per la prima volta lì a provare il blocco, a capire un po' le prese come potevano essere, quanto potesse cambiare il grado, la difficoltà. Penso di aver dovuto dedicare 2, forse 3 sessioni solamente a provare il blocco. Mi ricordo quel momento in cui praticamente hai queste 2 pinzate e devi mettere il piede destro, il tallone destro su una costola liscia, che prima è una presa per la mano e poi diventa un appoggio per il tallone. Quindi fai questa sospensione tenendo queste 2 pinze strane e metti il tallone e vai a un'altra pinza. Cioè, un giorno mentre provavo sentii la sensazione di quel tallone che comunque teneva e mi permetteva di scaricare il peso per mollare una mano e andare alla presa successiva, e allora ho detto cazzo, la posso fare. Quello è stato forse uno dei momenti più fighi proprio nella mia scalata. Il giorno in cui l'ho fatta è successa una cosa particolare, nel senso che ho praticamente salito tutto il tiro e ho fatto questo aggancio finale in cui praticamente il tiro finisce. Io dovevo agganciare il piede destro, da lì riuscivo a dare 2 sghisate e andare in catena. Quando gli ho visto mettere l'aggancio di piede, per me, io dentro di me ho pensato ce l'ha fatta, è fatta. Fatto sta che faccio questo giro in cui scalo perfetto, vado a fare questo aggancio e riposo, ero tranquillissimo, tiro praticamente
non so, ho mollato un po' la tensione, cioè mi sono sentito rilassato, mi sono sentito come di averlo fatto e mentre prendo la ronchia finale si vede ho tolto la tensione dalla gamba e sono scivolato, quindi non so. È sceso, io pensavo, ho detto sarà arrabbiatissimo, invece era felice, era contento, cioè anche cadendo di fronte alla catena lui era contento, era felice, si era divertito, aveva scalato bene, sapeva che aveva scalato benissimo e In quel momento mi aspettavo di avere estrema delusione o comunque di vivermela male, invece ero stranamente rilassato, cioè sapevo che l'avevo fatto una volta e potevo rifarlo ancora, quindi si è riposato, è partito per il terzo giro e scalato ancora meglio, è stato perfetto e alla fine l'ha messa in catena. E è sceso, io forse ero più felice di lui.
Sicuramente salire ai grandi gesti è stato un po' chiudere un cerchio di una serie di esperienze e comunque era comunque un sogno per me salirlo fin dal primo momento, e salirla è stato coronare questo sogno. Semplicemente poi uno stimolo a cercare nuove esperienze, nuove avventure o comunque allargare sempre di più la mia scalata. Il raggiungimento di questo obiettivo, che poi era anche un sogno per lui, è diventato un sogno anche per me. Per me era importantissimo che lui si divertisse e liberasse questo tiro.